Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Sei mai stato accusato di un crimine serio anche se non l'hai commesso? Se no, va bene. Ho dovuto affrontare quella situazione. Ho sempre cercato di stare fuori dai guai e mantenere la calma, ma in qualche modo tutti i problemi sono caduti su di me tutti insieme. Sono Parker e mia moglie Bonnie ed io siamo stati insieme per 5 interessanti anni. Ci siamo incontrati una settimana prima di Natale quando ero al liceo. All'epoca volevo solo uscire con quante più ragazze possibile. Bonnie era diversa, però era una sfida che non riuscivo a superare. Guardando indietro, mi rendo conto che non mi sono arreso facilmente. Vorrei che fosse esattamente ciò che avevo fatto. Invece, ho persistito nei miei tentativi di conquistarla per tutto il resto del mio ultimo anno. La laurea ha segnato l'inizio della mia caduta, nonostante il mio desiderio di togliermi di torno il più presto possibile, tutto è risultato al contrario. Di conseguenza, dopo una notte insieme, abbiamo scoperto che lei era incinta 2 mesi dopo, il che ci ha fatto pensare alle opzioni disponibili per la luna di miele adatte alle future mamme. Le mie speranze di andare al college sono state posticipate a tempo indeterminato. Sono sempre stato affascinato dalla programmazione informatica e mi sono immerso in diversi corsi a livello universitario durante i miei ultimi anni di liceo. Possiedo un solido comando di SQL e posso costruire senza sforzo query, viste, funzioni e procedure memorizzate. Creare trigger per scenari di dati complessi è anche nel mio set di competenze. Utilizzando strumenti e risorse disponibili su Internet, ho notevolmente affinato la mia competenza. Il bello è che posso lavorare praticamente da qualsiasi luogo con il Wi-Fi, che nel mio caso significa che non devo uscire di casa. Tuttavia, la mia situazione attuale è un po' complicata a causa di un alterco in una discoteca dove ho ricorso alla violenza fisica. Mi ritrovo agli arresti domiciliari per i prossimi 10 mesi, nonostante non sia un individuo fisicamente imponente. Questo incidente ha segnato il primo alterco che ho avuto dalla scuola elementare ed è stato più un'imboscata che una lotta equa. Fortunatamente sono riuscito a evitare accuse di reato dopo che Bonnie ha dato alla luce nostro figlio Adam. Abbiamo vissuto 6 mesi tranquilli. Avevo un lavoro di programmazione decentemente retribuito, lavorando in ufficio insieme a circa una dozzina di altri programmatori. Bonnie ed io ci siamo impegnati in attività per adulti nonostante fossimo solo ventenni e piuttosto inesperti in molti aspetti della vita. Bonnie insiste che ha preso le sue pillole anticoncezionali, eppure eccoci qui nello studio del dottore, fissando un'ecografia che rivela 3 set di piccole mani e piedi. Le cose sono andate senza intoppi. Dean è venuto per primo, poi Connie e infine Danny si è unito a noi. Sto pensando di farmi sterilizzare prima che abbiamo altri bambini. Affrontare un bambino testardo che è nella difficile fase dei terribili 2 anni, sentendosi escluso rispetto alle sue sorelle lamentose, è stancante. Così, un sabato sera, abbiamo chiesto ai genitori di Bonnie di fare da babysitter. Bonnie ed io abbiamo cenato in un ristorante a catena e poi abbiamo trovato una discoteca con una band dal vivo. Era la nostra prima volta in un bar da quando avevamo compiuto 21 anni. Il posto era affollato, il che rendeva difficile parlare e ballare, quindi siamo andati in un'altra discoteca che non aveva una band dal vivo, ma aveva un jukebox e una pista da ballo dove circa 40 persone si stavano divertendo. Dopo alcuni balli e alcuni drink, ci siamo trovati seduti vicino a 3 altre coppie, tutti sconosciuti. Gli uomini chiacchieravano di sport mentre le donne discutevano chissà di cosa. Alcuni altri uomini si sono avvicinati al nostro tavolo e hanno invitato le signore a ballare. 2 hanno accettato mentre 2 hanno rifiutato. Ho osservato Bonnie unirsi a un uomo sulla pista da ballo. Dopo un paio di balli vivaci, è tornata. Più tardi, un uomo diverso l'ha invitata a ballare. Lei mi ha guardato e ho annuito con approvazione.
Hanno ballato insieme per alcune canzoni veloci e lente e sembrava non ci fosse comportamento inappropriato sulla pista da ballo. Mi sono scusato per andare in bagno e al mio ritorno Bonnie era introvabile. Nonostante i miei sforzi di ricerca, è rimasta elusiva. Ho osservato un uomo con la sua mano destra posizionata tra le gambe di Bonnie, fuori dai suoi jeans, che la toccava vigorosamente. Sembrava stesse ricambiando con le mani intorno al collo mentre la sua mano sinistra esplorava sotto la sua camicetta e i loro volti erano a stretto contatto. Senza esitazione sono intervenuto consegnando un calcio potente al lato della sua gamba, appena sotto il ginocchio, facendolo urlare di dolore. Poi ho premuto con forza i suoi capelli biondi contro il blocco di cemento dell'edificio, facendolo crollare. Calci successivi hanno impedito ulteriori comportamenti scorretti da parte sua. Sembrava che il mio ultimo calcio avesse avuto un impatto significativo, possibilmente influenzando i suoi organi riproduttivi. La sicurezza è intervenuta poco dopo. Rivolgendomi a Bonnie, ho chiesto come avesse intenzione di tornare a casa, rimanendo un mistero per me. Durante la notte ho riflettuto su se l'intossicazione avesse portato a tale comportamento inappropriato. Il nostro gruppo si è ritrovato rinchiuso in una cella di detenzione, 6 di noi in totale. Dopo che i miei genitori hanno pagato la cauzione per me e mi hanno riportato a casa, Bonnie ha ripetutamente chiesto scusa. Tuttavia, alla fine l'ho affrontata, dicendo che le scuse non spiegano le motivazioni dietro le tue azioni. Quando sarai pronta a spiegare, sarò tutto orecchi, ma fino ad allora ti prego di non parlare. Nonostante la mia richiesta, non è stata mai fornita alcuna spiegazione. L'intimità sessuale è diminuita mentre la tensione in casa persisteva. Bonnie si sforzava di evitare conflitti, nonostante i nostri limiti finanziari ci limitassero a un avvocato inesperto. Dubitavo che spendere di più per un avvocato di prim'ordine avrebbe portato a risultati migliori. Sono stato condannato a 11 mesi di arresti domiciliari. Dovevo restare a casa a meno che non fosse un'emergenza medica o che l'ambulanza o la polizia avessero bisogno di portarmi da qualche parte. Bonnie trovava difficile avere me intorno tutto il tempo. Ha iniziato a trascorrere del tempo con i nostri vicini, bevendo caffè per affrontarlo, ma ho trovato conforto nell'essere con la mia famiglia. Fortunatamente il mio capo mi ha permesso di partecipare alle riunioni online, così potevo continuare a lavorare. Poi, meno di un mese dopo, è sorto un altro problema nel nostro matrimonio. Bonnie mi ha detto chiaramente: non posso semplicemente stare a casa ogni sera mentre sei bloccato qui. Da quando ha iniziato a ripensarci, ha incontrato qualcuno al supermercato e uscirà con lui venerdì sera. Avevo intenzione di rimanere composto e parlare in modo sensato, ma la mia reazione è stata molto diversa. Bonnie, presa dal panico, ha cercato rifugio nella nostra camera da letto e ha chiuso la porta a chiave. Ho chiaramente comunicato che il nostro matrimonio sarebbe terminato se avesse persistito. Dopo il suo ritiro in camera da letto, ho immediatamente contattato entrambi i set di genitori, che hanno prontamente accettato di venire. I genitori di Bonnie, Roger e Edith, e i miei condividono sorprendenti somiglianze. Mia madre, Julie e Edith, incarnano entrambe la persona nutriente di zia B. Anche se Julie a volte opta per i pantaloni, Edith indossa esclusivamente abiti lunghi che nascondono qualsiasi possibile appendice extra. Mio padre Mark e Roger hanno anche un aspetto simile, sfoggiando barbe alla moda e linee di capelli in ritirata. Ho raccontato la mia comprensione dei reclami di Bonnie al gruppo riunito. Nonostante gli sforzi di Edith per convincerla a uscire, la situazione è sfuggita di mano. Bonnie si è arrabbiata e ha concluso bruscamente la serata, dandomi un avvertimento spaventoso. Se vuoi mai vedere di nuovo i tuoi nipoti, stai fuori dalla mia vita personale. I nostri genitori hanno mostrato simpatia e si sono congedati con abbracci confortanti. Bonnie è tornata in camera da letto e ha chiuso la porta, lasciandomi a dormire sul divano. Per il resto della settimana non è stata molto a casa e non sapevo dove fosse. Ho dovuto occuparmi dei nostri 4 amati animali domestici. Mark ha organizzato una visita da un avvocato riguardo al divorzio, facendomi sentire intrappolato con poche scelte a meno che non si scoprisse che Bonnie era una cattiva madre. Dovrei pagare il mantenimento dei figli per quasi 18 anni, oltre al sostentamento per lei e altre spese. Poi, venerdì sera,
Bonnie ha fatto un commento irrispettoso. Non ero sicuro che sarebbe tornata a casa quella notte. Ho supplicato Bonnie un'ultima volta di non andarsene. Nonostante le mie suppliche, è partita, segnando la fine del nostro matrimonio. Verso l'una, il mio telefono ha squillato, ma non ho riconosciuto il numero, quindi l'ho lasciato andare alla segreteria telefonica. Dopo aver sentito il tono del messaggio, ho deciso di ascoltare. Signor Douglas, sono Abby dell'University Hospital. Sua moglie Bonnie è stata ammessa. Non è in pericolo, ma ha bisogno di un intervento chirurgico domani. Volevo informarla. Parte di me sentiva che era giusto, ma non potevo uscire di casa. L'aveva ferita lui? C'è stato un incidente d'auto? Guidava lui? Il sonno mi ha eluso mentre riflettevo su queste domande. I pianti affamati. Dei 3 piccoli non hanno fatto che aggiungere alla mia esaurimento e ero prosciugato quando, alle 8, il campanello ha interrotto i miei pensieri. Avvicinandomi alla porta d'ingresso, ho notato una berlina elegante parcheggiata dietro la mia auto. L'uomo alla porta ha mostrato il suo distintivo e ha chiesto: «È qui Parker Dudas?» «Sarei io, come posso assistervi, detective?» «Sì, sono John. Sa che sua moglie è in ospedale?» «Sì, lo so. È tutto?» «No, dov'era intorno a mezzanotte ieri sera?» «Se avesse controllato, vedrebbe che indosso un braccialetto elettronico», ho detto, indicando. «Oh, scusi, avrei dovuto indagare. Conosce qualcuno che potrebbe volere del male a sua moglie?» «Nessuno mi viene in mente. L'ospedale ha lasciato un messaggio sul suo essere lì. È tutto quello che so. Cosa è successo?» «Devo dire, Parker, il suo comportamento è piuttosto sconcertante. Vuole spiegare?» «Ha deciso di porre fine al nostro matrimonio ieri sera ed è uscita per un appuntamento. Speravo in qualche modo che il suo compagno l'avesse aggredita gravemente». La sua espressione è diventata grave. «Niente di tutto ciò, per quanto ne so. Mentre usciva da una camera di motel, è stata fisicamente aggredita. Non ci sono indicazioni di aggressione sessuale. Il suo viso è gravemente contuso, ma il danno più grave è alla sua mano sinistra. Ogni dito è stato rotto con un martello. Hanno lasciato un messaggio sul suo viso con un marcatore nero. Le scelte hanno conseguenze. Nonostante le notizie fosche, mi sono trovato a sorridere. Non avevo assolutamente nulla a che fare con questo. Non posso aiutarla, John. Se mi scusa, sento dei bambini che hanno bisogno di essere nutriti. Ho considerato di contattare i genitori di Bonnie per informarli di quanto sapevo, ma alla fine ho deciso che Bonnie avrebbe dovuto gestire quella conversazione da sola. La giornata è stata piena del solito caos nel prendersi cura dei bambini. Nutrirli, fare il bagno, cambiare i pannolini e ripetere. Avevo a malapena il tempo di riservare 10 minuti per la televisione e i miei progetti di programmazione si stavano accumulando, indicando un'altra notte insonne di codifica. Poco dopo le 16, il mio telefono ha squillato mostrando il nome di Bonnie sull'ID del chiamante. Ho scelto di lasciarlo andare alla segreteria telefonica. «Parker, non sono sicura che tu lo sappia, ma sono stata aggredita ieri notte. Oggi hanno operato la mia mano sinistra. Tutti i miei dita e il pollice sono rotti e la mia mano è ingessata. Puoi far portare qualcuno dei miei vestiti per quando torno a casa domani? Come stanno i miei bambini? Per favore chiamami. Sembra che io sia il suo assistente. Dimenticalo, mettiti i tuoi vestiti migliori e vai via». A cena, il mio detective preferito è venuto alla mia porta. «Signor Douglas, ho un mandato di perquisizione per la sua residenza. John, non c'è bisogno di essere così formale. Prego, entri. Vorrebbe qualcosa da bere?» «No, grazie». Sono rimasto in silenzio mentre sequestravano i miei computer e effettuavano una ricerca approfondita. Gli assistenti di John si scambiavano sguardi indicando che non avevano trovato nulla. «John, cosa sta succedendo? C'è stato un altro assalto correlato. Sembra essere un caso di ritorsione sessuale. Abbiamo collegato questo individuo a tua moglie. I suoi genitali sono stati mutilati con lo stesso messaggio scritto sul suo viso con un marcatore nero». Ho trasalito. «Mutilato. Deve essere doloroso. Simile all'assalto di Bonnie. Non c'entro assolutamente nulla con questo». «Beh, sembra che il karma l'abbia raggiunto. Buona fortuna con la tua indagine». «Ah,
E visto che state sequestrando il mio telefono, potreste chiamare mio padre per me? John ha composto il numero di Mark. Gli ho chiesto se poteva prestarmi un laptop e farmi avere un telefono USA e Jetta economico. I miei genitori sono arrivati con la cena e li ho aggiornati su quello che sapevo. Mia madre ha espresso ciò che già pensavo. Se lo merita. Bonnie ha continuato a inviare ulteriori messaggi, ritraendosi come la vittima di un incidente casuale, piuttosto che esprimere rimorsi per la sua decisione di porre fine al matrimonio. Ho scelto di non interagire con le sue segreterie telefoniche o i suoi messaggi. Domenica, intorno a mezzogiorno, è stata riportata a casa nostra da un'auto. I bambini erano entusiasti di vederla. Ho fatto uno sforzo per rimanere in altre parti della casa per il resto della giornata, nonostante le sue difficoltà. Ho ignorato le sue richieste di assistenza. Se non riesci a gestire qualcosa, ritirati in camera da letto e me ne occuperò io. Parker, per favore, non comportarti così. Siamo ancora sposati. Sarò in questo gesso per almeno 10 settimane. Ho bisogno della tua cooperazione. Ho ignorato le sue richieste e sono entrato nel mio ufficio con le cuffie e la musica che bloccava i miei dintorni. Sono riuscito a portare a termine un po' di lavoro. Ho colto il profumo della cena che cuoceva e ho sentito un tocco sulla spalla. Bonnie mi ha passato un biglietto. I bambini hanno bisogno di bagni. Non posso rischiare di bagnare il mio gesso. Sarò in camera da letto. Quando John ha restituito i miei computer e il telefono, mi ha informato che la mia cronologia del browser e l'attività del cellulare non erano di alcuna utilità per loro. È stato soddisfacente poter dire «Te l'avevo detto». Bonnie ha chiesto a John del recupero dei suoi anelli. Indossava la mia fede nuziale insieme all'anello nuziale della nonna materna. Apparentemente, gli aggressori li avevano rimossi prima di ferire le sue dita. John ha risposto che nessun anello era stato trovato o consegnato. Esistevamo in uno stallo. Bonnie cercava di controllarmi, ma sono rimasto forte fino a quando non è andata in camera da letto e ha chiuso la porta. Ha continuato a provare ogni giorno a cambiare idea, ma sono rimasto deciso. Poi, un giovedì, Bonnie è uscita dalla camera da letto vestita in modo da attirare l'attenzione mentre parlavo con Edith al telefono. Mi ha detto che aveva in programma un altro appuntamento e non era sicura di tornare quella notte. Ero scioccato. Mi sono reso conto che avevo bisogno di ottenere rapidamente il divorzio. Non potevo sopportare di essere tradito, anche se avrei perso i miei figli. Sentivo che non la facevo più. Edith ha detto che avrebbe portato i bambini al loro appuntamento dal dottore venerdì ed era sconvolta per quello che aveva fatto Bonnie. Ha offerto supporto, ma ero troppo sopraffatto per pensare chiaramente. Fortunatamente, avere i miei figli intorno mi ha dato un po' di speranza. Ero profondamente addormentato quando il mio telefono ha squillato improvvisamente. Non riconoscevo il numero, quindi l'ho lasciato andare alla segreteria telefonica. Più tardi, quando ho sentito il suono della notifica, ho controllato il messaggio. Era Mary dell'University Hospital che diceva che Bonnie era stata ammessa. Mi chiedevo cosa stesse succedendo. Era come il nostro primo incontro? Ne dubitavo, era la stessa persona. Lesioni come le sue non guariscono così rapidamente. Forse qualcuno l'aveva ferita. Era strano ammetterlo, ma parte di me quasi sperava che non la facesse a causa delle sue ferite. Lo so, è contorto, ma la mia vita è sottosopra in questo momento. Dopo aver bevuto un sorso di whisky e essere riaddormentato, ho smesso di preoccuparmi di Bonnie. Con una tazza di caffè in mano, ho salutato John mentre veniva alla porta d'ingresso. John, buon vederti di nuovo. Qual è l'ultimo aggiornamento? Ecco la tua copia del mandato di perquisizione. Stesso schema. Aggredita uscendo dal motel, dita rotte e un altro messaggio sul suo viso. Un'altra vittima con i genitali mutilati. Sei sfuggente, ma siamo determinati a catturarti. Dai il meglio di te, John, ma sono altrettanto confuso di te. Lo stesso messaggio sull'uomo? Sì, su Bonnie. Un altro messaggio. Non stai capendo velocemente. Ora sarà sui suoi piedi. Hai parlato delle sue dita rotte. È la sua mano destra questa volta? Sì, è così. Non sarà in grado di fare molto per un po'. Peccato per lei. Non contare su di me per aiutarla. Prima che mi portassero via i telefoni, ho chiamato mio padre per chiedere se potevo prendere in prestito di nuovo il suo laptop. Inoltre, ho menzionato di aver bisogno di un altro telefono USA e Jetta. Fortunatamente,
Tutto il mio lavoro è memorizzato nel cloud. Avevo la previdenza di creare backup di tutto, trasferirli su chiavette USB e affidarli a mio padre per la custodia. Venerdì, intorno alle 16, ho ricevuto una chiamata da Bonnie. Beh, non esattamente da Bonnie stessa, ma da qualcuno che chiamava per suo conto. Sembrava angosciata, preoccupata per come avrebbe gestito questo e quello. Continuava a lamentarsi, ignara del fatto che non me ne poteva fregare di meno. Forse i suoi genitori le forniranno rifugio. Durante la cena, Julie si è fermata e ha aiutato a occuparsi dei bambini. Quando il mio telefono ha squillato, ha notato che era Bonnie, ha risposto, e ha attivato l'altoparlante. Parker, devi aiutarmi. Bonnie, sono Julie. Non aspettarti che Parker o uno dei suoi conoscenti aiutino qualcuno come te. Ti ho detto di non intrometterti nelle mie faccende personali. Mettimi, Parker. Lei mi ha offerto il telefono, ma ho rifiutato. Quindi ha terminato la chiamata. Domenica, Bonnie ha cercato di contattarmi di nuovo. L'ho lasciato andare alla segreteria telefonica. Parker, se torno a casa, mi sosterrai? Per favore chiama. Non ho richiamato. Non ho notizie del suo dove si trovi. John ha restituito i miei elettronici qualche giorno prima rispetto al solito, con lo stesso avvertimento che sospettano ancora il mio coinvolgimento. Lunedì mattina sono stato sorpreso da una visita inaspettata. Edith, cosa ti porta qui? Sono qui per aiutarti con i bambini. E Bonnie? Che ne è di lei? Non sta con te? No, ci ha chiesto di occuparci dei nostri affari, quindi abbiamo smesso di rispondere alle sue chiamate. Non l'abbiamo vista. Da quella notte in cui CI ha detto di stare fuori dalla sua vita. Crediamo che stia alloggiando con una delle sue amiche, forse qualcuno del suo gruppo di nozze. Hanno chiamato diverse volte per conto di Bonnie, ma abbiamo informato loro che non la consideriamo più nostra figlia. In tal caso, per favore entra. Vuoi del caffè? Nero, per favore. Dove sono i miei bambini? Edith si è tenuta fuori dai piedi e ha passato l'intera giornata a prendersi cura dei bambini. Quando dormivano, si occupava del bucato e faceva un po' di pulizia generale. Inizialmente pensavo fosse solo per un giorno, ma è tornata tutti i giorni da allora. Alcuni giorni si unisce anche Roger. Sono riuscito a recuperare i miei progetti lavorativi e persino a concedermi un pisolino senza sensi di colpa. Non ho ricevuto alcuna comunicazione da Bonnie e Edith, conferma di non averne ricevuta nemmeno lei. Il mio avvocato ha suggerito che fosse il momento opportuno per avviare il procedimento di divorzio, considerato che Bonnie ha effettivamente abbandonato i bambini. Con Edith, che rimane a cena, posso strutturare la mia giornata come se fossi ancora sposato. I giorni precedentemente caotici si sono ora assestati in un ritmo tranquillo. Tuttavia, questa nuova calma mi lascia ampio tempo per riflettere sulla mia situazione con Bonnie e coltivare il mio risentimento. Mia madre visita diverse volte a settimana. I nonni hanno un rapporto molto migliore di quello che Bonnie ed io abbiamo mai avuto. Quando i bambini hanno un appuntamento medico, di solito uno dei nonni li accompagna. Una volta preparata la documentazione, Bonnie è stata notificata. Le sue segreterie telefoniche erano piene di linguaggio esplicito e minacce. Ho scelto di non cancellarle, pensando che potessero offrire al tribunale una comprensione più chiara del comportamento di Bonnie. Data la mia mobilità limitata, gli incontri con l'avvocato si sono svolti nel mio cortile anteriore, sperando che ciò portasse un ulteriore livello di vergogna per Bonnie. Erano determinati a lottare per i diritti di custodia di Bonnie e per assicurarsi il mantenimento dei bambini da parte mia. Abbiamo fatto affermazioni simili contro Bonnie, sostenendo che avesse bisogno di trovare un impiego per contribuire al mantenimento dei bambini. Considerando le sue capacità, sembrava improbabile che potesse farcela senza guadagnare soldi facendo l'escort. La prima udienza in tribunale non è andata bene per Bonnie. Il mio avvocato ha dimostrato che ero stato l'unico a sostenere i bambini per le ultime 8 settimane. Hanno risposto dicendo che Bonnie non poteva usare le mani a causa delle sue ferite. Quando è stato chiesto perché non la stessi aiutando, il mio avvocato ha mostrato dichiarazioni dei 2 amanti di Bonnie che si erano feriti. Ho detto che non ero d'accordo con gli affari di Bonnie. Bonnie e i suoi avvocati hanno parlato per un po'. La loro ultima mossa è stata mostrare un foglio con un messaggio di avvertimento per Bonnie.
Il mio avvocato ha detto che il biglietto poteva essere stato inventato solo per rendere le cose drammatiche. Gli avvocati di Bonnie non sono riusciti a provare da dove provenisse il biglietto. Io non ero coinvolto nella sua creazione. Ora attendiamo ulteriori procedimenti. Il tribunale ha richiesto documentazione aggiuntiva da Bonnie riguardo al suo abbandono dei bambini. Secondo il mio avvocato, questo sviluppo promette bene per il nostro caso. Dopo che il gesso alla mano sinistra è stato rimosso, Bonnie è entrata in casa e ha trovato tutti i suoi beni stipati nella lavanderia, il che l'ha infuriata. Il mio avvocato mi ha consigliato di lasciarla entrare, poiché fare altrimenti avrebbe creato una cattiva impressione. Nonostante la speranza che i bambini rifiutassero Bonnie, non lo hanno fatto. Mentre teneva Connie, ha tentato un approccio diverso. Parker, cosa devo fare per superare questo? Ti amo ancora. E credo che anche tu mi ami. Mi dispiace per averti ferito. Ero immatura, ma sono cresciuta molto negli ultimi 3 mesi. Bonnie, ti sbagli. Non ti amo più. Più presto potrò toglierti dalla mia vita. Meglio sarà. Non me ne andrò. Dovrai ancora vedermi quando verrai a trovare i tuoi figli. La mia frustrazione è cresciuta, spingendomi a dirigersi verso il mio ufficio. La nostra prossima data in tribunale si avvicinava. Bonnie dormiva sul divano e abbiamo continuato ad evitarci quasi costantemente, simile a prima quando aveva solo una mano funzionante. Mi sono occupato delle questioni una volta che Bonnie era confinata in una stanza. Quando il nostro caso è stato chiamato, Bonnie sembrava lieta di vedere i suoi genitori presenti, anche se non li aveva visti dalla discussione che aveva preceduto la sua prima apparizione in tribunale. Ha salutato loro, ma l'hanno ignorata. Il suo atteggiamento è cambiato quando il mio avvocato ha chiamato Edith a testimoniare. Edith, posso rivolgermi a lei così? Sì? Bonnie è tua figlia, era. Stiamo tagliando i legami con lei. Perché? È stata molto promiscua e non è adatta a crescere i miei nipoti. Parker può prendersene cura benissimo. Mentre Bonnie non poteva fare nulla, era molto promiscua. Parker era a casa a prendersi cura dei bambini. Li ha lasciati indietro. Non permetterò ai miei preziosi nipoti di pensare che essere promiscui sia accettabile. Ma non è vero che Parker è attualmente bloccato in casa perché ha fatto qualcosa di brutto? Sì, ma è perché ha ferito qualcuno che pensava stesse facendo del male a Bonnie. Si scopre che quella notte stava essendo promiscua anche lei. Nessuna domanda ulteriore, vostra onore. L'avvocato di Bonnie ha saggiamente scelto di non controinterrogare. Sono seguiti 5 atti celebrativi quando mi è stata concessa la custodia e a Bonnie è stato ordinato di fornire il mantenimento dei bambini. L'assegno di mantenimento non era necessario poiché coprivo tutte le spese abitative. Quando il mio avvocato ha presentato le segreterie telefoniche minacciose registrate, il giudice ha stabilito che i primi 3 mesi di visita dovessero essere supervisionati. Mi aspettavo di sentirmi euforico come un uomo liberato, ma invece era un misto di malinconia e un tocco di sollievo. Non è cambiato molto a casa. Edith visitava ogni giorno e lei e Julie prendevano in mano la mia vita amorosa. Ho reso chiaro che trovare un partner romantico non era una priorità. Questo fino a un sabato mattina, quando Carmen è apparsa alla mia porta. Edith l'aveva invitata a venire ad aiutare con i bambini. Carmen aveva un figlio di 1 settimana più grande di Adam. Suo marito era morto in un incidente d'auto quando lei era incinta di 5 mesi. Aveva 2 anni più di me e lavorava nel supporto clienti per un'agenzia assicurativa. Era chiaro a tutti che si trattava di un appuntamento organizzato, ma non ho obiettato. Mentre i bambini dormivano, Carmen ed io ci siamo seduti al tavolo della cucina e abbiamo parlato. Ho condiviso la storia del mio arresto domiciliare e lei mi ha parlato del suo defunto marito. Proprio mentre stavo per raccontarle di Bonnie, c'è stato un colpo alla porta d'ingresso. «Bonnie, che piacere vederti! I bambini stanno dormendo ora. Suppongo che la signora Conte sia qui per supervisionare oggi?» «Sì, questa è Margot Hansen». Ho salutato Margot con una stretta di mano prima di controllare le sue credenziali. Edith ha salutato e se n'è andata dalla porta sul retro. Ho accolto Margot e Bonnie dentro. «Bonnie, questa è Carmen, una cara amica mia. Suo figlio Chad sta dormendo con Adam».
Lo sguardo di Bonnie verso Carmen avrebbe potuto causare danni se fosse stato possibile. Carmen, tuttavia, ha mantenuto un ampio sorriso e ha salutato Bonnie dolcemente. «Piacere di conoscerti, Bonnie». Bonnie ha svegliato i bambini mentre accompagnavo Carmen alla porta. «Vuoi che porti la cena stasera? Dopotutto, siamo amici intimi». Senza esitazione, mi sono chinato per un bacio, ricambiato. «Mi piacerebbe, ci vediamo stasera». Bonnie osservava attentamente mentre interagivo con Carmen. Tutti guardavano mentre Carmen salutava dalla sua auto mentre se ne andava. Furore dopo, quando Bonnie e Margot se ne sono andate al termine della loro visita programmata, mi sono trovato eccitato all'idea di cenare con una donna per la prima volta in 6 mesi. Dopo aver dato da mangiare ai bambini e averli messi a fare il pisolino, ho fatto una doccia veloce, mi sono rasato e ho applicato un tocco di dopobarba. Ho scelto una bella camicia e un paio di jeans puliti. Mentre cambiavo il pannolino a Bon, il campanello ha suonato. Anche Carmen aveva cambiato abito. Mi ha aiutato con le galline mentre i ragazzi giocavano. La teglia che aveva portato era sufficiente per durare diversi giorni. Abbiamo conversato fino a quasi mezzanotte, cosa che ho davvero apprezzato. Carmen non era solo un ascoltatore passivo. Mi ha incoraggiato ad approfondire i pensieri e le emozioni riguardo al maltrattamento di Bonnie nei miei confronti. Convincerla della mia innocenza riguardo agli assalti ha richiesto tutte le mie capacità di persuasione. Non sono sicuro se lei mi creda veramente, ma è la verità. Poco prima di mezzanotte, lei ha abbracciato Chad, che stava iniziando ad addormentarsi, e se n'è andata. Ho chiesto di vederla di nuovo e lei ha accettato. Il nostro bacio della buonanotte è stato molto più appassionato rispetto al rapido bacio di prima. Ho sempre pensato di non aver bisogno di una fidanzata, ma non ho potuto dormire tutta la notte pensandoci. Edith è arrivata presto la domenica, desiderosa di sapere come fosse andata con Bonnie, ma ha rapidamente cambiato argomento per parlare di Carmen. Non ho detto molto su come mi sentivo. In questo momento non penso che nessuna donna vorrebbe un giovane padre con 4 bambini da accudire, anche se potrei sbagliarmi. Carmen C. porta cena ogni sabato. Con altri 2 mesi di arresti domiciliari davanti a me, non ho molte opzioni per divertirmi, solo guardare la TV o ascoltare musica. Quando Carmen ha chiesto della musica, mi ha tirato su per ballare. Ho cercato di nascondere la mia eccitazione, ma lei è riuscita a provocare una reazione. Parker, non sono pronta a tuffarmi in un'altra relazione, ma è incoraggiante sapere che ti affascino ancora. Puoi prendere le cose con calma? Credo di sì, ho risposto. I miei pensieri erano confusi. Sono sicuro di ciò che voglio. Ha senso? Assolutamente. Non posso immaginare quello che hai passato e sono altrettanto sicura che tu non possa capire le mie esperienze. Ci vorrà tempo. Edith mi ha affidato la cura dei bambini durante i fine settimana. Martedì mi ha chiesto di sedermi. Parker, non voglio controllare la tua vita. Beh, forse un po'. Ho parlato con la mamma di Carmen ieri sera. Vivono sulla costa. Estimated ha menzionato che l'auto di Carmen si è guastata e non può permettersi le riparazioni con l'affitto e le spese per la cura del bambino. Pensi che potremmo prendere Chad e risparmiarle i costi per la cura dei bambini? Ti ringrazio, Parker. Mi informerò per l'auto. La mattina seguente, Carmen è apparsa alla mia porta. Una signora era seduta al posto di guida, salutando verso di me. Carmen aveva uno scintillio negli occhi. Grazie, Parker. Apprezzo davvero. Ci vediamo più tardi oggi. Riparare l'auto di Carmen è costato circa $1,300. Ho pensato che fosse una buona spesa. Vedere Carmen tutti i giorni era un bonus. Ora, quando ci salutavamo o ci dicevamo addio, sembrava che fossimo innamorati. I nostri abbracci erano molto più intensi. Il mio arresto domiciliare era terminato. Ho colto l'occasione per fare una corsa di 10 miglia nel quartiere. Ho casualmente menzionato un'idea a Carmen. Potresti prenderti il venerdì libero? Sto pensando di pianificare un appuntamento per l'intera giornata per noi. Edith può occuparsi dei bambini. Avrei suggerito questo fine settimana, ma sia Edith che Julie hanno impegni precedenti. Suona meraviglioso. Ti chiamerò più tardi oggi dall'ufficio. Poche ore dopo, il nostro appuntamento era fissato. Il mio cuore batteva all'impazzata dall'eccitazione. Il venerdì non poteva andare meglio.
Nel giorno ho preso Carmen e Chad presto. Dopo aver lasciato Chad a casa mia, dove Edith se ne stava occupando, ci siamo diretti alla marina. Il tour guidato di 3 ore CI ha fornito alcuni momenti intimi necessari. Con il parco divertimenti ora aperto, abbiamo trascorso le 5 ore successive saltando da una coda all'altra. Alla fine era ora di tornare. Parker, sono stanca di aspettare che tu prenda l'iniziativa. Posso restare a dormire stanotte? Fammi pensare. Che ne dici di restare per il weekend? Il bacio ha confermato che era un sì. Una volta che i bambini dormivano, ho riflettuto sulla mia prossima mossa. Non volevo sembrare troppo ansioso, ma nemmeno disinteressato. Ci siamo fatti da bere e poi ho suggerito: che ne dici di guardare un po' di TV in camera da letto? Ho percepito che Carmen stesse lottando con gli stessi pensieri. Abbiamo a malapena resistito 1 minuto sul letto prima di lasciarci travolgere da un bacio appassionato. Le nostre azioni sembravano istintive. Una volta ammessi entrambi il desiderio reciproco, ci siamo rapidamente spogliati. La luce della TV ci permetteva di vedere i corpi dell'altro. Carmen ha notato il mio petto magro. Non ero esattamente nell'aspetto più forte in quel momento. Ci siamo baciati profondamente e io ero quasi al culmine dell'eccitazione. Carmen mi ha fatto finire con la sua mano e poi ho usato le mie dita per aiutarla a raggiungere l'orgasmo. Abbiamo entrambi convenuto che dobbiamo migliorare nel sesso orale. Sono ancora sotto controllo delle nascite. Sei sicuro di non avere malattie? Mi sono fatto testare quando abbiamo iniziato tutto e tutti i risultati erano negativi, quindi sì, credo di sì. Non sono mai stato testato, quindi dovrai fidarti che sono pulito anche io, pronto per andare fino in fondo? Sì, ero più che pronto, più volte. Dopo aver accudito le galline, il sabato si è rivelato essere il miglior giorno che avessi avuto in un anno. Abbiamo fatto l'amore mentre i bambini dormivano. Con la carenza di seggiolini per auto, abbiamo optato per la consegna da un ristorante italiano. Il nostro dopocena ha preso una svolta leggermente diversa, mentre ciascuno di noi si sforzava di migliorare le proprie capacità orali, anche se io non sono Ryusk. Cito a raggiungere il climax nella sua bocca, gli sforzi di Carmen sono stati coronati da successo. Era chiaro che le mie abilità orali necessitavano del maggior lavoro. Nonostante l'intensa eccitazione di Carmen, sono riuscito solo a provocare qualche tremore. Mentre stavamo dando pranzo ai bambini, il telefono di Carmen ha squillato. Era sua madre. Ha risposto alla chiamata in soggiorno, lontano dalla cucina affollata. Quando è tornata, il suo viso era pallido. Devo andare da mia madre. Mio padre ha avuto un infarto ed è in terapia intensiva. Puoi radunare le cose di Chad? Organizzerò il viaggio. Cosa si può dire in una situazione del genere? Ho espresso le mie condoglianze, assicurandole il mio supporto. Ho versato una lacrima con lei. Credo di aver pianto tanto per il suo dolore quanto per la perdita della sua presenza. In meno di 90 minuti era all'aeroporto. Suppongo di essere stato incerto su dove ciò ci lasciasse. La nostra relazione era casuale, amici con benefici, ma c'era qualcosa di più. Un paio di notti e un giorno di intimità non implicano necessariamente qualcosa di più profondo. Eppure non potevo negare che i miei sentimenti per Carmen andassero oltre la semplice amicizia. Provava lei lo stesso o era solo una speranza da parte mia? Avevamo bisogno di avere una conversazione. Carmen ha chiamato tardi quel giorno. Il suo volo era in orario e ha confortato sua madre mentre suo padre lottava per la vita. Non era il momento giusto per discutere della nostra relazione. Suo padre è sopravvissuto, ma in uno stato diminuito. I danni cerebrali causati dalla mancanza di ossigeno lo hanno reso incapace di prendersi cura di sé. La comunicazione con Carmen è diventata scarsa. Ho lasciato messaggi e lei ne ha lasciati anche lei. Sembra che abbia avuto la mia risposta. Edith e Julie, vedendomi giù di morale, hanno iniziato a cercare di organizzarmi appuntamenti di nuovo, ora che non avevo più restrizioni. Gli appuntamenti a cui andavo erano più normali. Mi assicuravo di dire subito alle persone che ho 4 figli piccoli. Come mi aspettavo, non c'erano molte possibilità per me di avere appuntamenti. La mia relazione con Carmen è finita quando mi ha inviato una lettera di 2 pagine. Suo padre è morto, quindi ha deciso di rimanere sulla costa est. Valutava il tempo che avevamo trascorso insieme e mi augurava buona fortuna nel trovare qualcun altro.
È stato un colpo, non lo nego. Ho sostituito la mia berlina con un SUV per ospitare 4 seggiolini per auto e un altro adulto. Le cassiere del supermercato mi controllavano, assicurandosi che non comprassi nulla di inadatto per il mio quartetto. Rimango speranzoso di trovare nuovamente l'amore. Pensare altrimenti è troppo scoraggiante. Un anno dopo la partenza di Carmen, Edith mi ha trovato da solo. Parker, ho avuto notizie dalla mamma di Carmen. Edith sembrava incerta sulla mia reazione. Come stanno? Sembra che qualcuno ti manchi, sperando che non abbia bruciato i ponti. Ho sempre apprezzato la mamma di Carmen. Come si chiama di nuovo? Ridendo, Edith ha risposto: Parker, sai chi intendo. Se mi chiedi se la accoglierei di nuovo senza esitazione. 3 giorni dopo, il mio cuore ha fatto un balzo quando ho trovato Carmen ad aspettarmi a casa dopo il lavoro. Chad e Adam andavano d'accordo nel condividere una stanza. Così come Carmen ed io, con l'assistenza di tutti i nonni, stiamo crescendo con successo 5 meravigliosi bambini. Cerchiamo di arrangiarci solo con già i stipendi di Carmen e i miei, ma i nonni tendono a viziare i bambini con acquisti che superano il nostro budget. Bonnie si è risposata circa un anno dopo che il divorzio è stato finalizzato. Anche se ancora FA visita, è notevolmente in ritardo con i pagamenti del mantenimento dei bambini. Per i bambini è più come una visitatrice sporadica che una figura materna. Vedono Nana Edith come la loro principale figura materna. Carmen ed io abbiamo optato per un semplice matrimonio in tribunale. Nessuno di noi ha il desiderio di avere altri bambini. 5 sono abbastanza. Non sono mai state presentate accuse contro nessuno per gli assalti a Bonnie o ai suoi partner. Bonnie e i suoi genitori rimangono estraniati, tuttavia continuo a considerare Edith e Roger come i nonni amorevoli che sono. A Natale, 3 anni e 2 anni dopo che Bonnie se n'è andata, ero in cucina con Edith. Le ho chiesto dei 2 anelli che indossava. Ha ruotato quello sul dito anulare e poi quello sul mignolo. Questo è il mio anello di matrimonio, ha detto, indicando quello sul dito anulare. E questo apparteneva a mia madre. Sono rimasto sorpreso da quello che mi ha detto. Poi ha messo il dito sulle labbra e ha sussurrato, facendo un gesto segreto. Questa è tutta la mia storia. Spero ti sia piaciuta e grazie di aver ascoltato. Alla prossima!